e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nell'indomani di un match dai due volti, diciamo, perché alla fine è stata una partita un po' così, condizionata tantissimo da un errore chiave di cui adesso andremo per forza a parlare, perché i commenti, come vedrete, sono focalizzati più del 50% su quello, e infatti ne abbiamo presi pochi su quello, ma poi li lasciamo tutti a scorrere gli altri perché sono veramente tantissimi e, tra virgolette, meritano un po' tutti, insomma, il loro spazio. Andremo a parlare di mercato perché è giusto farlo, del match, però ovviamente ieri si è focalizzato tanto su quell'errore perché giustamente ha condizionato il match, e poi appunto sul mercato che deve aiutare sicuramente questa squadra qui, e l'avete detto in molti, e ne andremo a parlare, e chiuderemo con la partita decisiva di Verona, perché giustamente avete sottolineato voi quanto sia fondamentale adesso. Insomma, ne andiamo a parlare un po' di tutti questi argomenti rispondendo a quello che ci avete scritto voi sotto il nostro post partita di ieri. Prima di iniziare vi ricordiamo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di abbonarvi se volete per sostenerci. Partiamo proprio dagli abbonati, proprio per rispondere. Abbiamo preso i loro due commenti perché parlano di Candela, come avete fatto in molti. Prendiamo loro perché giustamente premiamo il fatto che sono abbonati, e lasciamo scorrere i vostri commenti altri che avete scritto sempre riguardanti Candela, non solo, ma principalmente quel tema lì. Iniziamo con Maurizio Marchesin. La colpa non è di Candela ma di chi lo fa giocare. Già dal primo tempo si capiva che il ragazzo era in apnea fisica e mentale, sarebbe stato meglio giocare in 10 contro 11 che in 10 contro 12. Cosa c'entra la sfiga di Candela se sbaglia sempre i fondamentali del calcio? Questa incapacità. E poi Edgar, un altro nostro abbonato, da Panama, gli ho corretto un po' di robe, quindi lo leggerò giusto, ma lui cerca di scrivere in italiano perché gli piace la lingua e vuole imparare, quindi va premiato, grandissimo. Sappiamo che la stagione di Candela è orribile, ma lui deve andare dallo psicologo perché sono incomprensibili tutte le cose sbagliate che ha fatto. Zerbino e Oristani devono essere titolari contro l'Hellas. Poi continua. Dico che deve andare dallo psicologo, intende? Perché tutti questi errori potrebbero fare male alla sua salute mentale. Magari per quello gioca male. Beh, sicuramente a questo punto, cioè, è giusto quasi il commento che ha fatto dal punto di vista psicologico Edgar, perché ha senso. Cioè, è un ragazzo che è in difficoltà, perché capisco un errore, due errori, per carità, paghi il campionato, il salto di categoria, ma qua si è andati veramente oltre. Cioè, qua non è più il salto di categoria, l'errore tecnico, l'incomprensione, cioè qua ogni volta che ha giocato ha fatto un disastro, ma un disastro che ha condizionato il risultato della gara, ma è una roba incomprensibile, cioè paradossale. Sì, probabilmente è entrato in un circolo in cui dal primo errore che ha fatto poi non ne è uscito e è entrato in un'insicurezza totale che lo fa performare male. Sì, in un loop negativo. Sì, in un loop negativo, esatto, che lo condiziona tantissimo. Cioè, l'errore di ieri, io l'ho rivisto dagli highlights, è una roba impressionante. Sì, esatto, che tra l'altro in quel momento lui sapeva già di avere un giallo, infatti il primo giallo che ha preso l'ha detto ok, ora devi stare più attento, devi stare più alla guardia, in guardia, perché ha già un giallo e in quel caso poteva prendere un altro giallo, per miracolo non gliel'ha dato, però lui sapeva che non poteva commettere un certo tipo di fallo, vabbè l'ha fatto. Ma la roba folle lì è come gestisce la situazione, cioè tu vedi che il portiere non è uscito, perché ce ne sono di queste situazioni in ogni partita alla fine, no? E tante volte cosa vedo fare, ma intelligentemente, da tanti difensori, tanti terzini, così, che si trovano a uscire così. La palla sta scorrendo, ma non tanto velocemente da far sì che esca. Il portiere non è uscito, cosa fai in quella situazione? O hai un fisico tale che ti permette di accompagnare la palla verso il fondo, o se non ce l'ha, e non ce l'ha, buttala via. Cioè, nel senso, mali estremi, buttala in rimessa laterale, se riesci. In angolo anche. Buttala in angolo se proprio sei disesperato, cioè non ti dico di provare a giocarla ridandola al portiere, perché in quel caso poteva anche fare quello. Io non l'ho considerato ieri nel post partita, ma poteva sempre provare un retropassaggio con il piede non suo, andava di sinistro, la passava a Stankovic, o comunque la rigiocava prima. Ma ti sei messo in quella situazione? Aveva diverse opzioni e ha scelto la peggiore. Esattamente. Cioè, incredibile. E niente, quindi ha fatto quel disastro lì. Appunto, l'ho rivisto almeno 10 volte, rimandando indietro, rimandando avanti. Non mi riesco a capacitare quello che ha fatto. E ho visto anche certa gente prendersela con Stankovic. Cioè, no. Dopo la partita di ieri, impossibile, innanzitutto, perché ha fatto una parata dopo l'altra clamorosa.
Infatti man of the match, se no, se non le avrebbero dato il man of the match, se era lui responsabile giustamente di quel gol, di quel rigore procurato per il Parma. E al di là di quello, sì, grandi parate, tutto, come sempre, tutto il lavoro, una squadra che stava facendo bene, tutto ieri rovinata da, purtroppo bisogna dirlo, il solito Candela, che speriamo a questo punto vada a Pisa come previsto già nel pre-gara. Molti hanno anche detto perché hai giocato, perché l'hai fatto giocare, anche nei commenti, perché se la sono presa con Di Francesco sul perché l'abbia fatto giocare. Sì, non aveva troppe scelte, mettere Carboni lì era un'opzione che hanno scritto in tanti. Sì. Però a quanto pare ha scelto Candela, anche se probabilmente era l'ultima partita che faceva, non era neanche lucido perché sapeva che magari oggi sarebbe dovuto andare via, anche quello magari l'ha condizionato, ha detto vabbè, tanto domani vado via. Però anche le altre erano, anche nelle altre non era condizionato, eppure ha sempre fatto disastri, cioè anche più gravi di questo, non che quello di ieri non sia grave, però dico, ha già fatto casini. È l'ennesimo, è semplicemente l'ennesimo di una stagione veramente da mani nei capelli per lui. Sì, metà stagione, neanche una stagione intera. Tanti hanno scritto, ho visto tanti commenti che scrivono tipo, secondo me ci ha tolto tot punti, secondo me ci ha tolto 10 punti, chi dice 5, resta il fatto che ne ha tolti veramente parecchi, perché in qualche gara magari la partita, al di là del suo errore, sarebbe comunque finita con l'esito che ha avuto alla fine. Ma in altre magari, che ne so se non c'era lui, non faceva certi casini, sarebbe finita diversamente. Qualche punto in più sicuramente, non so dire quanti, ma qualche punto in più lo avremmo sicuro, 100%. Infatti anche perché non è successo una volta, è successo tante volte, quindi almeno una partita l'avremmo vinta sicuro. Sì, no. O anche pareggiata anche. Punti in più, cioè parlo di proprio punti in più perché incredibile, cioè, penso al Napoli, contro la Juve, quella contro l'Atalanta vabbè, lasciamo stare perché alla fine lì è il gol del 2-0, però comunque l'Atalanta è troppo superiore, tutto, va bene, l'avrebbero comunque portata a casa. Infinita, non me li ricordo neanche tutti, ieri, direi di andare avanti, però ecco, chiudo su quella roba di Francesco che l'ha schierato, quelli siamo. Cioè, io capisco la roba, ma veramente siamo contati. Cioè, l'avevamo detto nel pre-partita, siamo veramente contati. Poteva schierare Carboni, anch'io l'ho pensato durante il match, quando poi l'ha fatto entrare effettivamente. Anche lui sarebbe stato un adattato, come lo stato Candela, come lo stato Aps. Però, cioè, diciamo che quando è entrato Carboni, lui l'ha adattato a braccetto sinistro, per metterlo sul suo piede forte. In quel caso ha addirittura adattato ancora di più Aps, che già non è un braccetto sinistro, è ieri lo stato di partenza, l'ha già fatto in questa stagione, però non è il suo ruolo. Quando è entrato Carboni ha dovuto mettere Aps braccetto destro, essendo Aps un sinistro ancora più, cioè lo metti ancora più in difficoltà, ma vista la situazione doveva farlo. Poi capisco la cosa anche del giallo che era già ammonito, e lì effettivamente abbiamo rischiato di brutto perché l'arbitro poteva in qualsiasi momento dargli il doppio giallo e in quella situazione lo poteva fare. Doveva quasi. Sì, doveva assolutamente, ci ha graziati, sicuramente, bisogna dirlo. Il rigore c'era e lì il doppio giallo ci stava e lì cambiava ancora la partita. Cioè avrebbe fatto ancora più casino di quello che ha fatto. Guarda, non avevo neanche considerato questo fattore. Cioè, lui col doppio giallo ci avrebbe pure lasciato in 10. Allora, speriamo che finisca qua la cosa, non parleremo più di Candela. Buona fortuna, spero si riprenda in un'altra squadra e spero che effettivamente il trasferimento avvenga nelle prossime ore, non so quando uscirà questo video, speriamo sia già avvenuto, comunque avvenga nelle ore successive perché basta. Mi dispiace che siamo arrivati al culmine in questo modo, però è andata così, ha fatto troppi casini. Cioè, anche Di Francesco potrebbe tenerlo benissimo in panchina, è come se non ci fosse, vabbè, non c'è. Ma l'ha fatto, ma non c'erano cambi, non c'è gente. Lo so, ma in questo modo lui va via e siamo sicuri che nelle prossime non entra. Cioè, è quello il bello. Adesso sarà da rimpiazzare prendendo magari un difensore, perché di esterni basta, va bene. Cioè, anche ieri Zerbin è entrato, quindi ha fatto quello. Quindi. Andiamo proprio a parlare di Zerbin, come scrive Lucio Vettore. Zerbin è entrato benissimo, ma a 5 dalla fine non ha fornito un assist comodo a Oristano in un contropiede 4 contro 3. Ha voluto tirare vanificando il contropiede.
poteva incidere, non l'ho fatto. Sì, anche secondo me è entrato bene ieri Zerbin, cioè l'ho visto molto così rapido. Strano che cioè io pensavo lo schierasse da trequartista, però forse a sto punto Di Francesco lo vede veramente come un esterno e non gli do torto per come l'ho visto ieri, nel senso che a gamba mi sembra avere gambe, mi sembra che abbia qualità tecnica, insomma ha qualità sto ragazzo qui, è entrato bene. Sì, appena preso palla ha fatto vedere dei passaggi veramente qualitativi che ci mancano. Sì. Quindi molto buono e ci farà vedere nella prossima partita sicuramente altre cose. Sì, penso verrà schierato assolutamente titolare. È vero che in quell'occasione lì, non so se fosse Oristagno da servire o Ellerson, secondo me è Ellerson, però potrei sbagliarmi. Effettivamente anche lì ho detto passala, cioè dagliela, però magari non l'ha visto, non lo so, però effettivamente era veramente smarcato lì, poteva crearsi veramente l'occasione del vantaggio, però vabbè. Comunque è entrato bene, sicuramente ci farà vedere grandi cose, speriamo, ma non ho grandi dubbi. Prossimo commento è di Marco Trubiani che scrive: Camera giocatore che non vede il campo, con noi diventa Messi. Sì, clamoroso. È vero, ogni volta che era al limite dell'area comunque avevo paura che tirasse, perché i tiri che ha fatto sono andati tutti nello specchio della porta. Li ha dovuti parare tutti quanti, Stankovic. Sì, è stato veramente incredibile. Non so se effettivamente non gioca mai e fatalità con noi ha fatto il fenomeno, non lo so, con Venezia si esalta. Sì. Comunque sì, ieri veramente molta paura ha fatto. Sì, no, tra l'altro ha fatto tiri da fuori, tutti comunque in porta e tiri velenosi. Stankovic si è dovuto impegnare parecchio. E al di là di quello anche il grande dribbling, entrava in area così, era pericolosissimo, pericolosissimo. Prendo che questo commento per parlare un po' della partita del Parma, e di quanto secondo me non abbiamo sfruttato bene un Parma che secondo me tipo nel primo tempo, era dopo il gol che siamo riusciti a trovare con rigore, era in difficoltà comunque, era in gestione del possesso, ma non ha creato fondamentalmente nulla, li vedevo proprio messi male. E di lì, bastava un po' gestire la partita. Per quello che ieri mi sono arrabbiato tantissimo, soprattutto con Candela, bastava gestire un attimo la partita. Secondo me, con la gestione che potevamo fare dal punto di vista difensivo, per me non so se segnavano, capito? Non so se arrivavano a fare il pareggio. Invece li abbiamo concesso noi. Al di là che comunque abbiano creato, poi la partita è stata equilibrata dopo il loro gol, però bastava un attimo gestirsi. Marco Perale scrive: Condé, con l'emergenza che c'era, è entrato all'88esimo. Di Francesco nel prepartita deve acquisire, secondo me, condizione fisica e conoscenze più alte a livello di ritmo e intensità. Deve alzare intensità nella gara e nell'allenamento. Ovvio che non è ancora prontissimo per partire dall'inizio. Abbiamo preso un altro Sagrado Xintian? Guarda, non lo so, sicuramente viene dal campionato svizzero e questo incide, e quindi altri ritmi, altra anche qualità tecnica. Ho un po' analizzato il giocatore e comunque ha caratteristiche interessanti a livello di centrocampo, un mediano che può fare legna e ci può essere utile. Detto questo, appunto, come ha detto Di Francesco, mi fido perché lo vede lui tutti i giorni. I ritmi sono diversi. Infatti vedremo se lo farà giocare, allora non sarà un Sagrado Xintian, se lo fa giocare farà meglio di loro sicuramente, perché li farà entrare durante la partita. Sì, ma dirà anche, anche uno Xintian così non riesco ancora a valutare, nel senso ha giocato una partita. Sì, quindi... no, Di Francesco l'ha valutato. Sì, Di Francesco l'ha valutato male a questo punto, però infatti. Vabbè, vedremo col tempo, magari avrà tempo, verrà ceduto, non so, magari in estate, non ho idea. Comunque sì, sarà da valutare ed è un fatto che sul mercato Antonelli stia operando un po' così. Anche a guardare il suo omonimo di Condé, che adesso arriverà, che si chiama in teoria Candé, penso sia tutto fatto per l'arrivo, manca veramente poco. Va su questi profili esteri, diciamo, molti li chiedeva, molti tifosi, me compreso, andavano a dire, sarebbe giusto andare su profili che magari conoscono la categoria in questo momento. Poi alla lunga capisco che servono giocatori di scouting che tu vuoi trovare e poi ti esplodono nel campionato, li hai presi a 2 lire e li fai rendere tantissimo e poi li rivendi. Quello più una cosa da Serie B secondo me. Poi Ampalo, tutti quelli che sono arrivati l'anno scorso, 2 anni fa in Serie B, erano dal mercato estero e sono arrivati, hanno avuto tempo per poter giocare, invece adesso non abbiamo tempo per dargli il tempo per adattarsi al campionato e infatti dovrebbero prendere giocatori che sanno già come è fatto il campionato, perché non c'è tempo. Sì, anche di un certo livello secondo me, nel senso, sì, ovvio. Ok, non puoi prendere fenomeni, però giocatori che conoscano la categoria,
che siano anche di esperienza volendo, con formule facili tipo prestito con diritto di riscatto, così vai un po' sereno e non ti vai a appesantire il bilancio. Secondo me è un po' questo che bisognerebbe fare. Però diciamo che la direzione è quella di fare acquisti a titolo definitivo di un certo tipo, prenderli effettivamente dall'estero e non dal campionato italiano poco, nel senso sì, hai fatto in estate Oristano, hai fatto Zerbina adesso. Beh, Nicolussi Caviglia anche. Nicolussi Caviglia, ok, e ci sta benissimo, tutti acquisti che mi sembra giusto promuovere. I migliori. Assolutamente. Però appunto servono secondo me anche in difesa, pensando un attimo alla difesa, come si è messi giocatori di quello spessore lì che conoscono bene la categoria la Serie A, perché ne abbiamo tantissimo bisogno con l'emergenza che c'è, tra l'altro. Continuiamo a parlare di mercato. Ho chiamato questo capitolo Mercato aiutaci tu, perché ne abbiamo veramente bisogno, vista l'emergenza che abbiamo, come dicevo. Stefano DRS ha scritto: continuo a dire che non è finita finché non è finita, ma sicuro è molto molto dura. Oggi abbiamo perso quasi sempre le seconde palle, non riusciamo mai a ripartire bene. Poyampalo più che le solite spizzate di testa o di piede non riesce a fare perché il gioco non è fluido. Meglio nel finale con Zerbin e Oristanio. Poi che dire, senza difesa titolare. Duncan oggetto misterioso, Zampano squalificato, Candela che gioca con gli avversari e oltretutto graziato dal secondo giallo, farebbero fatica tutti. C'è poco da fare, serve aiuto in attacco. Gianni Primo poi scrive: abbiamo un piede in Serie B. Se arriva un attaccante di qualità, forse abbiamo qualche possibilità in più. Sì, tutti e due vanno a rimarcare il fatto che serva un attaccante, al di là che ieri poi Paolo abbia segnato su rigore. Quindi, è il terzo gol su rigore, mi sembra. Ecco, sui 6 che ha fatto in totali, sì. Quindi questo è un dato da considerare quando si dice, però comunque ha fatto 6 gol. Infatti. Vediamo come, cioè analizziamo il fatto che ci sono 6 gol ma 3 su rigore. 3 su rigore, quell'altro facciamo le analisi come fortuna. Si deve. Per carità, io non è che lo abbandono, non lo voglio incolpare di qualcosa. Lui aiuta, tutto sacrificio, è tutto quello che volete. Però dal punto realizzativo, vuoi per colpe sue, vuoi per demeriti tattici di come prepara la squadra di Francesco, che non focalizza il gioco e non lo impronta sulla figura di Poyampalo, sta facendo pochi gol. Quindi sì, però anche, aiuta poco, incide poco a livello offensivo. Anche ieri c'era un angolo, mi ricordo, non so in che minuto, e quell'angolo è arrivata la palla perfetta per Poyampalo. L'anno scorso non l'avrebbe mai sbagliata quella palla, l'avrebbe buttata dentro molto facilmente, anche perché era da solo praticamente. E invece è arrivato in ritardo, non so. L'è schizzata tipo davanti, mi ricordo. Sì, non se l'aspettava tipo e... Sì, mi ricordo di l'azione, però non so se ve la ricordate ditecelo. Insomma, sì, quella è stata effettivamente un'occasione che poteva essere sfruttata e dice molto sulla sua mancanza di lucidità in certi momenti. Insomma, è un po' un lontano parente di quello che era in Serie B l'anno scorso, sicuramente. Questo bisogna dirlo e spero che lo mettano un po' tutti, cioè al di là delle cose tattiche, cose che vado anch'io a analizzare, per carità, però sicuramente dal punto di vista, insomma, suo mentale, fisico, quello che volete, non è al massimo e continua così purtroppo la cosa. Ogni partita lo diciamo, però rimane un fattore. Sul mercato sì, bisognerà vedere adesso cosa farà Antonelli, appunto sembra addirittura d'arrivo questo Candé, vedremo, lo valuteremo e spererei in qualche acquisto più di esperienza, come dicevo prima, quindi non vado a dire ulteriori cose, cercherei di fare tanti colpi in prestito con diritto da squadre soprattutto di Serie A, non lo so, capito, perché ci sono giocatori sia di esperienza sia o almeno di questa categoria che tu riesci a provare a valorizzare, come hai fatto con Zerbino alla fine, no? Quindi un po' in quel senso lì, che poi puoi prendere in estate se puoi esercitare il diritto di riscatto, l'obbligo, in caso di permanenza in Serie A, se appunto rimarrai nel campionato, se ti hanno convinto. Io farei quelle formule lì. Come ha detto anche Gianni Primo, abbiamo bisogno di un attaccante di qualità, perché così non possiamo andare avanti e anche in difesa. Non che non lo sia poi un palo, ma dico che sta facendo fatica, serve almeno un'alternativa, qualcuno che in un momento che dia caratteristiche diverse, che sia adatto anche al gioco di Francesco, come dico dai primi video che stiamo facendo di quest'anno. Sono d'accordo. Poi, molti avete scritto che effettivamente, avete ragione, Verona è decisiva. La partita contro il Verona è fondamentale, da quella passa molto. Siamo lì in classifica, la classifica si fa più pesante. Ieri il Lecce ha perso 4-1 contro il Cagliari che quindi si allontana e la classifica si fa pesante.
Verona diventa decisiva, perché a quel punto la classifica, se perdessimo, ma anche pareggiassimo, arrivo a dire, saremmo veramente impantanati in zone da cui sarebbe difficile risalire. Come scrive Maverick, prestazione importante, se vinciamo con il Verona ci rimettiamo in gioco grazie a Difra e ai suoi ragazzi. Mario Santini, la speranza di non staccarci troppo in classifica diventa assolutamente determinante la prossima Alpenso contro il Verona. La rosa e la qualità è questa. Paolo Cara, ormai domenica il Verona sentenzierà per la seconda volta la nostra permanenza in Serie A. È vero, sì, come quella volta là 2 anni fa, ed è vero. Sì. Cioè, noi adesso la classifica è tosta. Faccio anche fatica a guardarla, non la guarderei perché mi dà fastidio, perché ripensando al discorso di Candela prima, quanti danni ha fatto, che qualche punto in più, dico qualche punto in più e non esagero, non vado a dire altri punti, non vado a dire quanti lo avremmo, siamo in quella posizione di classifica lì, pochi punti, meritavamo qualche punto in più sicuramente, però le cose sono andate come sono andate. Adesso c'è Verona. Sì, anche perché la squadra non è scarsa, cioè è stata costruita bene quest'anno, sono arrivati veramente 3 giocatori, Oristagno, Nicolussi Caviglia, adesso è arrivato Zerbin, che hanno tanta qualità secondo me. Sì, assolutamente. E quindi dispiacerebbe tanto dover vedere una squadra che subisce brutte cose, tipo quelle di Candela, per colpa di un singolo tutta la squadra deve subire. Poi non che sia tutta colpa sua, per carità, però effettivamente cioè, è un fattore da considerare ormai. È un discorso un po' atipico che non vorrei fare, ma devo fare perché è così. Cioè, ha condizionato veramente troppe partite per non poter parlare di punti su punti buttati per cazzate sue, capito? Sì. Non so come altro dirlo. E al di là di quello è una squadra che adesso mi sembra anche più matura del girone d'andata, dove aveva difficoltà e tutto, non sapeva come improntarsi, Di Francesco non sapeva come metterla giù, nel senso di un'impostazione difensiva, offensiva. Mi sembra che adesso siamo abbastanza quadrati, nel senso sappiamo come giocare, abbiamo trovato il nostro equilibrio e infatti i punti stanno arrivando, perché anche ieri il punto l'hai fatto, però potevano essere 3 al posto di 1. Tutto qua. E contro il Verona è l'ultima spiaggia. Arrivi a dire che l'ultima spiaggia è brutto da dire, ma è così. Cioè, dopo quella, io avevo detto le prossime 3 saranno decisive nello scorso video, nel video risposta a commenti della scorsa settimana. E arrivo a dire che già quella contro il Verona, cioè, se la perdi, morale a terra da tutti i punti di vista, dopo è veramente dura crederci ancora. Speriamo che ci sia la vittoria, perché sennò sarebbe quasi certa. Sì, non dipenderà più da noi, perché, dipenderà da noi sicuramente, però anche dagli altri. Come ho detto anche nel video scorso, secondo me sono queste 2 le partite. Quella di ieri, che l'abbiamo pareggiata, e la prossima è la decisiva. Cioè, se la prossima veramente la perdiamo o la pareggiamo, è finita. È così, dobbiamo accettarlo. E nulla, direi che di chiuderla qui, abbiamo parlato un po' di tutti gli argomenti. Scrivete voi qua sotto cosa ne pensate, se siete d'accordo con noi o volete dire qualcos'altro, qualcosa che non abbiamo aggiunto. Vi invito come sempre a lasciare un like se vi è piaciuto il video, a iscrivervi se non siete già iscritti, a condividere il video con tutti i tifosi arancio-nero verdi e non che possono essere interessati ai nostri contenuti. Attivate la campanella così non vi perdete eventuali video in settimana parlando con qualcosa di mercato che speriamo arrivi, vedremo. Ringraziamo ancora gli abbonati e se volete potete abbonarvi anche voi, ci aiutereste tantissimo e costa davvero poco e a noi fa davvero piacere. E sempre comunque Forza Venezia, Forza Unione.